Ciao appassionati dell'irrigazione, come si monta una staffa classica con le viti? Sono Federico di tuttoirrigazione.it ed oggi vi voglio far vedere a secco come si monta una staffa standard classica con le viti. Ma prima vi invito ad iscrivervi al nostro canale per aiutarci a raggiungere l'obiettivo dei fatidici iscritti ed un bel mi piace ci permetterà di sostenere questo progetto e condividere ulteriori contenuti che saranno di grande aiuto. La nostra staffa è composta da una vite, ok, due dadi, una parte superiore e una parte inferiore. Il tubo è in mezzo, ok, io vado a stringere i dadi fino a quando diventano duri, ok, comincio a tirare fino a quando diventano duri. Al suo interno ci sarà un O-ring, vi faccio vedere meglio. Nella parte superiore possiamo vedere l'alloggiamento dell'O-ring, ok? Appoggio il mio O-ring in modo tale che quando andrò a appoggiare il mio tubo farò il fissaggio, ok? L'O-ring va a farmi tenuta. Pertanto io quando vado a fare il foro devo assolutamente fare il foro della dimensione interna, ok? Della dimensione interna. In questo caso se io ho un trapano, ok? In base alla dimensione, ok, al tipo di staffa dovrò fare il foro più o meno grande, non troppo piccolo, ok? Potrebbe essere un foro da 12, da 15 in base alla staffa. Non fate un foro da 8 perché non passa abbastanza acqua se cominciamo a collegare degli irrigatori che consumano. Procedo all'installazione della mia staffa in questo tubo da 3/4, quindi diametro 25, con la mia staffa sempre da 25, ok, vedete? E posiziono le mie viti, una, vite 1, vite 1 e vite 2, ok? A questo punto cosa faccio? Devo mettere la mia parte superiore, ma prima devo appoggiare nella sua sede il mio O-ring, che è quello che poi mi farà tenuta. Faccio la posizione, quindi metto la mia staffa e poi avvito i miei dadi. Sono dadi da 13, quindi mi serve una chiave da 13 a tubo o a brugola come volete, ok? Possibilmente andrei sulla brugola a cricco, diciamo, a cricco o a tubo come per esempio questa, perché se io devo accertarmi la sua posizione, cosa faccio? Ho uno scavo, mediamente potrebbe essere 20 cm di larghezza, quando lo posiziono al suo interno devo poter, prima di fissarla, metterla nella posizione che mi serve. Se devo collegare un raccordo a gomito, la metterò che mi guarda verso l'alto. Se invece devo mettere un raccordo di derivazione dritto, ovviamente dovrò farlo in questo modo. Per farlo così devo avere una chiave a cricco, ok? In questo caso, nella nostra semplicità, mettiamo la parte superiore, verifico nella posizione dello scavo che sia verso l'alto, ok, quindi perpendicolare, e faccio il mio fissaggio, ok? Fisso da una parte, fisso dall'altra, quasi alla fine. Una volta fissato stringo da entrambe le parti, ok? A questo punto dovrò fare il foro, ok? Uso un classico trapano a batteria, ok? Ho fatto il mio primo innesto, mi fermo e cerco di tirar fuori i miei truccioli, ok? Con un cacciavite, ok? Con una pinzetta, oppure a questo punto se sono andati dentro li lascio lì. C'è un altro metodo che è quello con un pezzettino di rame che viene scaldato da una fiamma fino a quando diventa incandescente. Dopodiché lo infilo qua dentro, faccio il foro senza allargare quello esistente, no? Faccio il foro. Appena passato il foro, estraggo il pezzettino di rame. Al suo interno mi sarà rimasto il pezzettino di polietilene che ho fuso praticamente. E questo mi permette di ridurre la quantità di truccioli che vanno al suo interno. Però non ci dobbiamo spaventare per il fattore di truccioli, perché se io, eccoli qua i miei truccioli, se io prima di montare gli irrigatori faccio partire la mia zona con l'ultimo aperto
oppure con i coperchietti apposta di irrigatori statici, faccio lo spurgo generale delle mie linee in modo tale da non trovarmeli poi dentro gli irrigatori. Ok, è una cosa di 5 minuti, però che dovrò comunque fare. Okay, perché io non so se il tubo per qualche errore di posa ha ingerito un po' di terra, un po' di sassi, o gliel'ho fatto ingerire io, ok? Gliel'ho fatto entrare. Pertanto, se non ho chiuso le teste o se si sono danneggiati durante la posa, è sempre bene fare questo spurgo generale in modo tale da trovarmi sempre le mie tubature correttamente pulite. Dopodiché il senso di questa derivazione qual è? Quella di avere una linea principale, quindi la nostra linea del settore 1, ok? La mia derivazione e il mio irrigatore. Quindi come potrò fare la mia derivazione? In questo caso posso usare un gomito funny pipe, ok? Da mezzo, ci metterò del teflon, ok? Faccio vedere, ci metterò del teflon. Quanto teflon? Qui dipende dal tipo di grandezza di filetto. Di solito questo è un teflon da mezzo, anche un spessore non indifferente, quindi possono bastarmi tranquillamente una decina di giri, ok? 10-12 giri. Se ho teflon più sottili devo pensare di farne un po' di più. La mia intenzione è cercare di crearlo conico, quindi farò dei giri, meno giri davanti e di più nella parte posteriore, in modo tale che quando vado a avvitare sopra la staffa mi migliora la tenuta. Ok, anche qui questo è un esempio di installazione. Si può usare teflon liquido, teflon a spago e anche canapa. Chi usa anche un altro tipo di prodotto particolare che è tipo un nastro a stoffa. Okay. E si può usare, in questo caso abbiamo messo il nostro gomito funny pipe. Dopodiché vado a mettere il mio tubo, però prima di metterlo mi conviene montare già il mio funny pipe dall'altra parte, che può essere femmina in questo caso, ok? Quindi non mi richiede nessun filetto per poi evitarlo, quindi posso già infilarlo inizialmente, ok? Questo tipo di raccordo è un raccordo particolare che grazie ai suoi denti, se io vado a tirare fortissimo non riesco a tirarlo fuori, ok? Pertanto non serve la fascetta, fino a 3-4 bar non ci sono problemi. Dopodiché a questo punto cosa faccio? Mi trovo che ho la mia derivazione, vado a infilarlo anche da questa parte, dovrò infilarlo ovviamente fino alla fine, ok? Però in questo caso lo faccio vedere come esempio, non serve, anche perché dopo devo tagliarlo per estrarlo, per liberare il mio gomito. Faccio la mia installazione, quindi tubo, irrigatore, mi trovo alla base dell'irrigatore. O metto un gomito come questo maschio da questa parte, quindi avvito direttamente il mio irrigatore, oppure monto monto questa prolunga qui. Una prolunga cosa mi permette di fare? Mi permette di mettere in quota il mio irrigatore, ok? Il mio irrigatore, tagliando, seghettando, quindi mi permette di avere due. Questo qua siamo a circa 35 cm d'altezza, ok? Ma posso anche, se hai necessità, abbassarmi e arrivare fino a questa altezza qui, ok? Lui è circa 15 cm, pertanto mi permette di gestire la derivazione. Questa tipologia qua è un tipo di attacco che si fa di solito lungo il tragitto della mia zona. Okay, nei video vedrete poi che verrà indicato nei miei video con tipo di collegamento di tipo A. Spero che questa dimostrazione ti fornisca informazioni utili e ricordati che puoi richiedere anche una consulenza gratuita cliccando qui sotto nel link in descrizione. Continuate a seguirci per ulteriori approfondimenti, ciao, a presto!